Un mese è una strana cosa. Il mio nome è Olga De Contris. Fu proprio durante quel gennaio che mi accorsi di non aver mai conosciuto prima di allora il vero amore, la passione. È quella che fa viaggiare sulle montagne russe il tuo cuore. Ah, Chiru, questo bicchiere è da sostituire. Dove vai con queste cose? Su in mansarda. In mansarda? E perché? Non lo so, suo marito ha detto solo martedì stanza pronta. Stanza pronta. E per chi, scusa? Per ospite, una signorina. Aspettiamo una tua amica martedì sera? Nessuna mia amica metterà più piede in questa casa. Senti, io con quella storia di Vicky Melsi non c'entro niente. Tu non c'entri mai niente, sei solo una vittima, vero? Un giorno aprirai gli occhi anche tu. E sarà un brutto giorno. Grazie per l'augurio e felice anno nuovo. Hai messo in fuga mio figlio. Che cosa gli hai detto? Chi arriva martedì? Che cosa succede? Non ti riconosco più. E dire che ti ho sposata per la tua ragionevolezza. Per la mia stupidità, vuoi dire? Sono sempre l'ultima che sa quello che succede in questa casa. Arrivano gli ospiti. Abbi il buon gusto di non fare scenate. Mirtis! Carissima. Che piacere vederti. Buonasera, buon anno e buon millennio. Diciamo tutto subito così ci togliamo il pensiero. Buonasera, Mirtis, e benvenuta. Grazie. Ma non c'è ancora nessuno? Non ci posso credere. E si vede che sto invecchiando, eh? Non mi era mai capitato di arrivare per prima da qualche parte. Olga, mi voglio congratulare per la bellissima iniziativa. Davvero, è il modo migliore per cominciare un nuovo anno. Non so di cosa stia parlando, padre. No, su, via, via, via. La modestia è una bellissima virtù, ti fa onore. Ma tuo marito mi ha detto tutto. Io credo che dovrete avere molta pazienza con questa ragazza. Ha avuto una vita difficile e ha bisogno, molto bisogno di affetto e comprensione. Certo, faremo tutto il possibile. Ne sono certo. Tu adesso parli con me. Ti sei divertito questa sera? Mi hai fatto fare una bella figura da idiota con padre Marco. Una sensazione che dovrebbe esserti familiare. Tu non puoi trattarmi così. Adesso mi devi rispondere. Chi è questa ragazza che arriva martedì? Doveva essere una sorpresa, ma a quanto pare padre Marco ha rovinato tutto. Pazienza, è semplice. Da martedì noi avremo una figlia adottiva. Una figlia adottiva? Sì, una specie. Comunque, vuoi saperne di più? Vuoi saperne di più? Bene. Ecco qua. Furto con scasso e appropriazione indebita. A noi non riguardano queste cose. Noi siamo i suoi benefattori. Noi siamo quelli che riporteranno questa ragazza sulla retta via. È stata 4 anni in un carcere minorile. Sì, adesso ha compiuto 18 anni e dovrebbe uscire. E dove finirebbe? Sulla strada, esposta chissà a quali tentazioni, a quali pericoli, a quali futuri. E tu? Da quando sei sensibile a questo genere di problemi? Da sempre, mia cara, da sempre. Grazie a un progetto di recupero di ragazzi difficili, questa creaturina entrerà a far parte di una famiglia illuminata che faciliterà il suo reingresso nella società. Sei pronta a dare il meglio di te? Tu ti rendi conto che hai fatto tutto questo senza dirmi niente?
Ma è possibile che tu non riesca mai a capire? Con questa mossa la mia rielezione sarà assicurata. Nessuno oserà più dire che sono un gretto conservatore e persino i miei detrattori più accaniti dovranno ricredersi. Dimmi perché mi tratti così. Guarda che io ti faccio un favore. Questa iniziativa è tua. Hai capito, cara? Figura essere tua. E se saprai rivendertela con le pie dame, nessuno oserà più attaccare la tua carica di presidentessa. Non mi rispetta. Non mi rispetta. Non mi rispetta. Non puoi farti mettere i piedi in testa in questo modo. Hai ragione. Ma ormai è troppo tardi. Quella ragazza arriva martedì da Verona e io devo andarla a prendere e fare anche finta di essere contenta. Devi dargli un freno. Guarda, metterti così davanti al fatto compiuto è da infami. Guarda come ti sei ridotta. E per che cosa? Beh, come per che cosa? Intanto per una vita agiata, per un ruolo sociale di tutto rispetto e per una bella casa che tutti mi invidiano. Peccato che a questo bel quadretto manca un piccolo particolare. E cioè? L'amore. Beh, a suo modo mi vuole bene. Allora, che hai intenzione di fare? Non lo so. Anche perché sono già bersagliata dalle telefonate. Le Piedame, la Contegno, la Giovannelli. Lui ne ha parlato con chiunque perché vuole creare il caso. Il vero caso è lui. Ma tu ti ricordi che cosa mi ha detto la prima volta che ci siamo visti? Ah, questa sarebbe tua sorella. Meno male che non ti somiglia. Che stronzo. Agnese, non sono venuta qui per parlare di Gabriele. Non serve a niente. Ho soltanto bisogno di un consiglio. Guarda, all'idea di avere tra i piedi quella ragazza, mi sento male. Che cosa posso fare? Fai sparire l'argenteria, i gioielli, i soldi, metti tutto in banca in cassetta di sicurezza. Tu dici? Perché potrebbe fare una cosa del genere. Senti, Olga, questa è una ragazza che ha avuto una vita sfigatissima, senza padre, con una madre che muore quando lei ha 14 anni. Entra e esce dal riformatorio. Me le hai dette tu queste cose? Improvvisamente, da un giorno all'altro, si ritrova in una casa dove il soprammobile più fesso costa $500.000. Io dico che la tentazione ti viene. Non sai con che voce mi ha risposto. Si è ubriacato un'altra volta e comunque anche quando è sobrio fa delle riprese che fanno pena. Non lo licenziano perché è il cugino del cognato del direttore. Certo, non è uno stinco di santa, però deve essere una ragazza molto sveglia. Mi ha detto l'assistente sociale che ha fatto 3 anni in uno, poi ha preso la maturità a pieni voti, poi adesso si è anche iscritta a legge. Sì, sì. Noi cercheremo di fare tutto quello che è possibile. Beh, certo, è stata proprio fortunata a capitare in una casa come la vostra. Speriamo solo che se ne renda conto. Ah, eccolo. Ecco che scendono. Oddio, non mi dire che è questa. Poveri noi. Sono io, Concetta. Tutti mi chiamano Cetti. Benvenuta. Sono il commissario Contegno. Ho tenuto io i rapporti con l'istituto. Piacere. Molto lieta, Olga De Contris. Molto lieta anch'io. Scusate, potete salutarvi un'altra volta? Come mai hai deciso di fare giurisprudenza? Non è che sia un'idea molto originale. Tutti quelli che hanno a che fare con la giustizia prima o poi sentono il bisogno di saperne di più. Un sacco di ex criminali in America sono ottimi avvocati.
Per noi tu sarai come una figlia. Questa è la tua casa. Non vogliamo ringraziamenti. L'unica cosa che conta per noi sono i fatti. E i fatti sono l'università, gli esami, insomma, tutto l'impegno che tu metterai nello studio. E sono certo che non deluderai le aspettative. E ho deciso di dare una festa in tuo onore. Così conoscerai i nostri amici, inviteremo tanta gente che conta, sai. Adesso vi chiedo scusa, io devo andare. Non aspettarmi per cena, farò tardi. Potevi anche rinunciare per questa sera. No, mi dispiace, ho un impegno al quale non posso mancare. E poi sono certo che senza di me sarà tutto più facile, solidarietà tra donne. Insomma, tutte quelle stronzate che a voi femmine piacciono molto. Ciao, cara. Ecco, spero tu abbia abbastanza spazio. Io e mia madre abbiamo vissuto per 3 anni in 30 metri quadri, in istituto eravamo in 8 in una stanza. Se hai bisogno di fare una doccia, il bagno è qua fuori. E se vuoi, più tardi possiamo fare un giro della città insieme. Mi sento un po' stanca, vorrei dormire, posso? Certo. Io ho un pranzo di beneficenza, torno nel pomeriggio. Qualunque cosa tu abbia bisogno, il 2 e ti risponde chi ruba. Buon riposo. Scusa signora, io ci ho chiamato tante volte, ma la signorina non risponde al citofono. Se volete, io vado a bussare. Lascia stare, Chiru, vado io. Non riuscivamo a comunicare con te. Che c'è? Volevo dirti che la cena è pronta, se vuoi scendere. Non ho fame. Ce li facevano mettere i poster anche al riformatorio. Bene, non ti ho detto niente. E ti ho detto che è pronta la cena. Non ho fame. Vabbè, non puoi digiunare, fai uno sforzo. Non ho fame. Fai come vuoi. È successo qualcosa? Non stai bene? Una casa vera, una famiglia vera, come sono fortunata. Dove vai? Esco, ho caldo, mi sento soffocare. È tardi, è tutto chiuso. E poi dove vai da sola? Non conosci nessuno, non conosci la città. Le 9. Comunque mio marito non sarebbe d'accordo. Senti, io vivo da sola da quando avevo 13 anni. A Napoli, a Torino e a Marsiglia. Non credo che mi perderò, sai? Senti ragazzina, tu stasera da sola non esci, perché la responsabilità ce l'ho io, va bene? Va bene? Vieni qui. Sì? Scusi signora, la zuppa l'ho riscaldato già 2 volte. E gli involtini che cosa posso fare? Fai come vuoi. Cetti? Signora, dove va? Non lo so. Accidenti. Ehi! Ma che cosa credi di fare? Scusa, è solo la prima sera, sai? Ti sembra un modo di comportarsi normale? Non sto facendo niente di male, non sono mica in prigione, almeno spero. No, certo. Dove vai? Stamattina ho visto un ristorante greco. Un ristorante greco, e dove? Vicino alla stazione. Mai visto. Voglio andare là. Senti, non ti sembra un po' triste andare al ristorante da sola? Perché secondo te era molto più allegra la nostra colazione di stamattina? Comunque è lontano, andiamoci in macchina. In macchina? Non mi lasci molta alternativa, sai? Andiamo?
andavamo lì tutte le estati. Tutti erano molto simpatici, molto carini. Dicevano sempre italiani greci, una faccia, una razza. Io però avrei voluto essere una di quelle bambine dei paesi del nord. Quelle con i capelli biondissimi, gli occhi azzurri, che passano le ore dentro l'acqua e non sentono mai freddo. Mi sono sempre piaciuti i capelli biondi, una volta li ho anche tinti. Certo che sei strana, eh? Non ti si poteva chiedere come ti chiami e adesso mi racconti la tua vita. Beh, anche tu sei qui con me che bevi rezzina. L'avresti detto 2 ore fa? No, ma questo posto mi piace. Mi sento protetta. Da che? Dalla gente, credo. Beh, certo, qui non incontro nessuno che conosco. Non hai molti amici, vero? Che cosa c'entra questo adesso? Buono questo. Come hai detto che si chiama? Dolmades. Però mia madre li faceva molto più buoni. Ti manca, vero? Sì, però non pensare che fosse un idillio. Stavamo sempre a litigare. Posso chiederti com'è morta? Cirrosi. Aveva il fegato a pezzi. Beveva, smetteva. Dai e dai alla fine. Grazie. E tu? Sono qui. Quanti anni mi dai? Stamattina alla stazione mi sembravi molto più vecchia. Adesso già ti vedo un po' diversa. E che cosa vuoi sapere? Qualcosa di te e la tua vita. Non c'è molto da dire. Madre casalinga, padre impiegato, un diploma di magistero nel cassetto, un marito potente molto più grande di me, una sorella molto più in gamba di me con 2 figli, la beneficenza. Basta. E tu, figlie? Non ne ho. Ciao, scusa, si è fatto un po' tardi. Ceti voleva uscire da sola e ho pensato di accompagnarla. No, non ti preoccupare, sono molto stanco. Ti ho aspettata soltanto perché devi mettere delle firme qua. Tieni. Guarda dove ci sono le crocette. Cosa sto firmando? Niente che ti riguardi. E allora perché ti serve la mia firma? Per farti diventare ogni giorno più ricca. Buonanotte. Ti do un consiglio. Non ti affezionare troppo a quella ragazza. Dopo le elezioni la scarichiamo. Sei un uomo senza scrupoli, eh? Sono soltanto un uomo pratico. Hai capito? La vuole mandare via di qui subito dopo le elezioni. Quell'uomo è peggiore delle peggiori previsioni. Sei troppo ingenua, Olga. Ormai dovresti saperlo di che pasta è fatto tuo marito. Io sono stanca di fingere, Agnese. E allora parla con questa Cetti, dille come stanno le cose. Ma non posso parlare. Lo rovino. Sono sempre sua moglie, no? E allora stai zitta e ingoia come al solito. Guarda che il rappresentante è arrivato, eh? Sì, vengo. Scusa, Olga, ma qui c'è un sacco da fare. È arrivato anche il rappresentante della nuova linea di prodotti. Ci sentiamo dopo, va bene? Forse ci vediamo nel pomeriggio. Gabriele vuole che mi vedano in giro insieme a lei e devo comprarle dei vestiti nuovi. Ha paura che faccia brutta figura il giorno del ricevimento. Ci vediamo dopo. Ciao. Freddo. Sì. Ecco, guarda, qui. Forse trovi qualcosa che ti piace. Non ti rendi conto? Con questi soldi mia madre campavamo un mese. No, io qua non c'entro. Vabbè, insomma, allora dimmi tu se c'è un posto che ti piace. Ecco. Questo. Sei sicura? Sì, sì. Andiamo. Proviamo.
è divertentissimo. Proviamo questo? Sì. Wow. Carinissimo. Che bello. Io provo questo Grazie. invece. Sì. Allora, grazie. Ecco. Le sta benissimo. Sì, sì, sì. E poi non sembra, ma è di un caldo. Come avere uno stufo addosso. Molto carina. Eh? Olga, perché non te lo provi? Ma dai, ma cosa Sì. c'entro io con... Dai, è carinissimo. Perché mai? Ma se non se lo mette lei una cosa del genere, con la sua classe innata, chi se la deve mettere? Benissimo. Perfetto. Secondo me Gabriele non ridisce. Ma gli uomini vanno educati, alcuni di loro sono davvero privi di gusto. È vero? Sì. Dai, questo... E io questo? Bene. Perfetto. Grazie. Un attimo, scusami. Vengo subito. Ti piace? Sì. Tienila tu. No. Dai, per favore. Davvero? Sì. Sì. Perfetto. È bellissimo. Sì. Tienila tu. Sì. Grazie. Ciao. Vabbè, anche se non l'hai mai messo. Ho sempre caldo, anche d'inverno. A saperlo me lo facevo anch'io qualche annetto di riformatorio. Così invece di stare qui a lavare le teste me ne andavo in giro con qualche ereditiera. Certo che tu mangi pane e invidia. Non ti va mai bene niente, c'è sempre da ridire su tutto. Capito, a me certe cose mi danno i nervi. Ma Oh, signora De Contris. Salve, ti presento Cetti. Piacere. Ciao, piacere. Luca? Piacere. Piacere. E Anna? Piacere. Ci accompagni? Andiamo per... Sì. Allora? Che ne dici? Oddio, mi sembra di essere tornata alle elementari. No, stai benissimo. Vedrai, all'università farai scintille. È vero, stai bene. E Olga? Vogliamo fare un bel taglio moderno? No, no, Luca, io ho sempre lo stesso taglio, grazie. No, mia sorella è come l'arma dei carabinieri fedele nei secoli. Peccato, con un bel taglio moderno e quello che abbiamo comprato ci starebbe molto bene. Boh, io sono così abituata ai capelli lunghi. Non sempre le vecchie abitudini sono buone. Andiamo un attimo al bar. Signora De Conte. Lo sa che quasi non la riconoscevo. Complimenti, sta benissimo. Grazie. Non so se essere felice o essere offesa. Cosa possiamo offrirvi? 2 cioccolate calde? Sì. Per ricetto 2 cioccolate calde. Con panna o senza? Con panna o senza? Senza. 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 Ti devo dire una cosa. Dimmi. Io credo che sarebbe giusto che tu ti cercassi un'altra famiglia. Perché? Perché non c'è niente di umanitario in quello che stiamo facendo. A mio marito non gliene frega niente di te, è solo occupato dalla politica. Adesso sarà rieletto e poi ti sbatte fuori di casa. Non dici niente? E che devo dire? Ma tu hai capito quello che ti ho detto? Ti rimanda al mittente come un pacco postale. 1, io non ho nessun mittente. 2, sono abituata a vivere alla giornata. 3, non ho mai pensato che questo fosse un gesto disinteressato. Ho capito molto presto che nella vita nessuno fa niente per niente. Io credo che nella vita bisogna imparare a fare qualcosa per se stessi. E tu adesso hai diritto ad avere una famiglia vera. Non sono tutti come mio marito. No, infatti tu sei diversa. Certo, io sono peggio di lui. Perché sono una vigliacca. Almeno tu hai avuto il coraggio di avvertirmi. È già qualcosa. Ma non posso fare altro. Io sono sua moglie. Questo dipende da te. Salve. Ciao. Ma che cosa hai fatto ai capelli? Sembri una commessa del supermercato. Perché, scusi, cos'ha contro le commesse del supermercato? Niente. Però preferirei che mia moglie cercasse i suoi modelli altrove. Dove? Tra le mummie egiziane? Ma come siamo spiritosi?
Che cosa vi fanno al riformatorio? Corsi di cabaret? Senti, io l'ho fatto soltanto per cambiare un po', va bene? Infatti sei cambiata, bello schifo. Lei ha solo paura che sua moglie sembri un po' più giovane. Tutto qui. Bisognerebbe che tu cominciassi a tenere un contegno più adeguato. Io sto per dare una festa per il tuo debutto in società, non te lo dimenticare. Per quello che mi riguarda se lo può risparmiare.